Ciao a tutti, bentornati in questa nuova puntata del mio podcast. Oggi vorrei parlarvi di un argomento molto utile per migliorare il vostro lessico. Vi parlerò ed elencherò alcuni aggettivi per descrivere luoghi, oggetti e persone. L'obiettivo di oggi sarà proprio quello di imparare nuovi aggettivi. Vi consiglio di prendere nota mentre io parlo. Troverete tutta la lista degli aggettivi utilizzati in descrizione. Siete pronti? Iniziamo! Vorrei partire da aggettivi che già conoscete. Vediamo quali sono. Buono, grande, piccolo, affamato, povero, ricco, veloce, rumoroso, brutto, bello, divertente, pigro, arrabbiato, freddo, caldo e cattivo. Questi sono alcuni aggettivi che io ho scelto, che penso che tutti già conosciate. Da questi aggettivi ne troveremo altri e adesso vi spiego come. Prima di cominciare, però, vorrei che voi scriveste questi aggettivi che vi ho appena letto, così possiamo fare questo schema insieme, perché io ho i miei appunti scritti e vorrei che anche voi li aveste. Allora, solitamente, per ampliare il significato di un aggettivo, possiamo utilizzare la parola molto. Con il nostro primo aggettivo buono, noi possiamo dire molto buono, per ampliarne il significato e per dare un significato un po' più preciso alla frase. Però noi possiamo utilizzare delle parole nuove, degli aggettivi nuovi, che sono sinonimi di buono e che ci risparmiano l'uso di molto. Usare molto non è sbagliato, va bene, ma se noi vogliamo elevare un po' la nostra lingua, dovremmo provare ad usare dei sinonimi che esprimono un significato pieno, senza l'aiuto di molto. Partiamo quindi da buono o buona, ovviamente. Posso quindi dire molto buono o molto buona, però se io voglio togliere molto, posso dire ottimo, eccellente, generoso, magnanimo. Ovviamente dipende da quello di cui stiamo parlando, dipende da quello che descriviamo. Ottimo e eccellente possono essere utilizzati per descrivere un lavoro ottimo, un lavoro eccellente, ma anche un cibo ottimo, eccellente, gustoso. Un cibo molto buono è un cibo gustoso. Se vogliamo dire che una persona è molto buona, possiamo dire è una persona generosa, oppure è una persona magnanima. Va bene? Quindi vedete che già per buono abbiamo trovato 5 aggettivi nuovi. Ottimo, eccellente, gustoso, generoso, magnanimo. Vediamo il prossimo aggettivo. Grande. Qualcosa di molto grande è gigantesco, imponente, immenso, voluminoso. Poi ce ne sono altri di aggettivi. Io adesso vi riferisco solamente quelli più utilizzati. Un monumento molto grande è un monumento imponente. Se voi doveste descrivere il Colosseo è molto grande. Va bene? Ma se voi dite il Colosseo è imponente, sentite come suona meglio? Suona più elegante e ovviamente farete un'ottima figura. Un pacco che ricevete per posta può essere molto grande, ma anche voluminoso. Quindi voi potreste dire: stamattina ho ricevuto un pacco voluminoso. Piccolo, molto piccolo, angusto, minuto. Allora, angusto si utilizza per gli spazi. Quindi uno spazio molto piccolo è uno spazio angusto.
una persona molto piccola nelle fattezze è una persona minuta. Affamato. Quando avete tanta fame, potreste dire sono molto affamato, ma potreste anche dire sono famelico, cioè non ci vedo più dalla fame. Povero. Molto povero, indigente, disadorno. Allora, se una persona è molto povera economicamente, si dice una persona indigente. Se invece un palazzo è molto povero di decorazioni, di abbellimenti, si dice un palazzo disadorno. Guardando un palazzo o un edificio, potreste dire com'è disadorno questo palazzo. Significa che è privo di qualsiasi elemento decorativo. Continuando, abbiamo ricco, molto ricco, ma potremmo dire benestante, sontuoso, sfarzoso. Allora, una persona molto ricca è una persona benestante. Possiamo quindi scegliere di usare quest'altro aggettivo. Un palazzo molto ricco è un palazzo sfarzoso. Una cerimonia molto ricca è una cerimonia sontuosa. Anche un vestito può essere sfarzoso. Un vestito ricco di decorazioni, di pietre preziose, eccetera. Veloce, rapido o celere. Per esempio, un treno rapido oppure un servizio rapido. Ad esempio, un pacco celere è una spedizione che si può scegliere alle poste per spedire qualcosa. Voi andate alle poste e dite: vorrei spedire un pacco celere. Quindi la spedizione più veloce di cui possiamo usufruire. Rumoroso, molto rumoroso, oppure assordante. Qualcosa di assordante è qualcosa che dà molto fastidio all'udito. Brutto, qualcosa di brutto o qualcuno di brutto. Se noi diciamo una persona brutta, ci riferiamo all'aspetto estetico. Se diciamo una brutta persona, ci riferiamo al suo carattere, al suo modo di essere. Comunque, possiamo dire brutto, molto brutto, oppure orrendo, mostruoso. Bello. E qui si apre un mondo, perché con bello potremmo veramente trovare tantissimi sinonimi per dire molto bello. Possiamo dire magnifico, stupendo, splendido, affascinante, attraente. Un quadro è magnifico. Un'idea può essere magnifica. Un paesaggio può essere stupendo, ma anche mozzafiato. Una persona può essere affascinante e attraente. Un libro può essere appassionante. Un film può essere avvincente. Se noi vogliamo, possiamo dire un quadro molto bello, un paesaggio molto bello, una persona molto bella, un libro molto bello, un film molto bello. Però vedete che uso sempre la stessa parola e in qualche modo appiattisco la mia lingua, appiattisco le mie descrizioni. Se invece dico un paesaggio mozzafiato, una persona affascinante, un libro appassionante, un film avvincente, vedete, tutto cambia. Divertente. Possiamo dire molto divertente, ma possiamo anche dire spassoso. Ho trascorso un pomeriggio spassoso. Pigro. Possiamo dire molto pigro, oppure svogliato. Lui è proprio svogliato. Arrabbiato. Possiamo dire molto arrabbiato, ma possiamo anche dire furioso o furibondo. Queste due parole esprimono al 100% il sentimento di rabbia. Furioso, furibondo. Quindi se voi dite oggi sono furibondo, è meglio starvi alla larga. Freddo. Possiamo dire molto freddo, oppure gelido. È stato un inverno molto freddo.
È stato un inverno gelido. Caldo. Possiamo dire molto caldo, oppure bollente, rovente. È stata un'estate molto calda. È stata un'estate rovente. E infine abbiamo cattivo. Possiamo dire molto cattivo, oppure crudele e disgustoso. Se descriviamo una persona, diciamo una persona crudele. Disgustoso, se stiamo descrivendo un piatto, ad esempio, o un cibo. Quindi possiamo dire è una persona crudele, è un piatto disgustoso. Questi erano tutti gli aggettivi di cui volevo parlarvi nell'episodio di oggi. Spero che abbiate imparato qualcosa di nuovo anche oggi. Vi consiglio di trascrivere tutti questi aggettivi che avete appena sentito su un foglio o un vostro quaderno personale. Potete utilizzarli nelle vostre conversazioni di tutti i giorni. Grazie mille per aver ascoltato questo episodio. Ci sentiamo nella prossima puntata.